Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter, prendendo spunto anche dai quotidiani sportivi in edicola oggi, e quindi andremo a parlare del caso arbitri, visto che iniziano gli interrogatori anche per i tesserati e oggi toccherà a Giorgio Schenone. Andremo poi a vedere le ultime di calciomercato. È stato accostato all'Inter il nome di Mattias Fernandez Pardo del Lille. Andremo a vedere di che tipo di calciatore si tratta. Si è poi parlato ancora del portiere e del nome di Alaba, e andremo poi a vedere anche le ultime in vista di Lazio-Inter, del doppio Lazio-Inter, con in primis le condizioni di Hakan Çalhanoğlu. Come al solito vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con 2 semplici clic, e iniziamo subito con il caso arbitrale. È un articolo di Tuttosport e si legge: Rocchi e Inter, prime risposte, è il giorno di Schenone. Il PM può fargli ascoltare l'intercettazione in cui per gli inquirenti l'ex numero 1 della CAN e Gervasoni parlano di doveri sgradito ai nerazzurri. Si legge in alto: il club referee manager nerazzurro non è indagato e sarà ascoltato come persona informata dei fatti, anche riguardo al suo presunto incontro con il designatore il 2 aprile 2025. Notizia che viene riportata anche dalla Gazzetta dello Sport, naturalmente. Si legge: Schenoni oggi in procura, con lui Tommasi, che è il nuovo designatore arbitrale per Serie A e Serie B, e Antonio Zappi, l'ex presidente dell'AIA. Arriviamo al punto. In primis Schenone non viene interrogato come un indagato, ma solo come persona informata dei fatti. Gli sarà chiesto di quel presunto incontro del 2 aprile dove avrebbe inciso sulle designazioni arbitrali. Il punto è che ancora una volta ci sono delle accuse che trovano pochi riscontri, perché il nome dell'arbitro sgradito qual era? Quello di Daniele Doveri, e quindi secondo l'accusa sarebbe poi stato designato per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan per evitare che fosse designato per le altre partite. Quindi ci si aspetta che Doveri sia stato poco designato per l'Inter, e invece non è così, perché prendiamo l'immagine pubblicata sulla nostra pagina Instagram. Per chi volesse seguirla, ovviamente ci sono i link in descrizione della pagina Instagram, così come del canale Telegram per chi volesse unirsi, e vediamo che praticamente Doveri nelle ultime 2 stagioni è stato l'arbitro che ha arbitrato più spesso l'Inter, e 9 arbitraggi in totale, di cui 6 sono arrivati dopo il 2 aprile 2025. Il 2 aprile è il giorno di quel presunto incontro. Cade tutto all'accusa, perché è vero, Tuttosport sottolinea, naturalmente in riferimento sempre a Calciopoli, che non c'è bisogno di alterare il risultato del campo, come se in Calciopoli non fosse stato alterato, ma basta il tentativo di combine. Ora però io mi chiedo, in che modo Schenone avrebbe tentato una combine con Rocchi, con Gervasoni? Perché l'arbitro sgradito ha continuato ad arbitrare l'Inter. Non ci sono stati favori, anzi l'Inter dopo quel 2 aprile ha ricevuto altri sfavori arbitrali. Insomma, ancora una volta c'è un'accusa che non trova riscontro, perché se Schenone avesse inciso sulle designazioni ci aspetteremmo che Doveri avesse arbitrato l'Inter una sola volta e poi sarebbe stato accantonato per le partite dell'Inter. E invece, come abbiamo ricordato più volte, dopo quel 2 aprile, 3 giorni dopo, si trova ad arbitrare Parma-Inter. Quindi, insomma, Schenone non mi sembra che abbia poi inciso sulle designazioni. Cosa ci aspettiamo che possa rispondere? Ha avuto contatti con la classe arbitrale? Certo che li ha avuti. È il club referee manager, è quello il suo compito. È chiaro che ha avuto dei contatti. Potrebbe aver indicato magari delle direzioni di gara poco piacevoli. Mi sembra abbastanza ovvio che un club referee manager possa fare questo. Ha inciso sulle designazioni arbitrali, ha fatto, ha combinato delle designazioni. I fatti dicono di no. Quindi ancora una volta è un'inchiesta che, insomma, secondo me tende un po' a sgonfiarsi, e ancora una volta ci sono un po' delle accuse che sono campate in aria. Andiamo invece al calciomercato. Ieri è stato accostato all'Inter il nome di Mattias Fernandez Pardo. In realtà non solo all'Inter, è stato accostato al Como, è stato accostato a qualche squadra europea. Che tipo di calciatore è? Innanzitutto è un calciatore molto giovane, un classe 2005, è un esterno d'attacco, principalmente a sinistra, può giocare anche a destra. In stagione ha fatto spesso anche il falso 9, seppur poi tende ad allargarsi sulla sinistra. Andiamo a prendere anche i numeri stagionali di Mattias Fernandez Pardo prima di arrivare a che tipo di calciatore è. Come vediamo, 39 presenze in stagione, 8 gol e 7 assist con Lille, però come detto ha giocato spesso da falso 9. E andiamo a prendere pure il grafico, il radar di Fernandez Pardo, e vediamo che spicca per tocchi in aria, assist attesi, duelli offensivi.
poca conversione in gol per Fernandes Pardo. Che tipo di calciatore è? È un calciatore molto rapido, bravo ad attaccare la profondità, è un calciatore che riesce a far bene anche nello stretto e che tenta parecchi dribbling, però non è proprio un driblomane. Se infatti andiamo a vedere le statistiche della Ligue 1, quindi sul numero di dribbling, lo troviamo al 13° posto, in media 1,2 dribbling riusciti a partita. Quello che può colpire è che in alcune partite ne ha tentati davvero tanti, ecco, addirittura 6-7 dribbling in qualche partita. Questo significa che è un calciatore che crede nelle sue potenzialità, un calciatore che comunque quando tentano tanti dribbling finiscono un po' per, tra virgolette, stressare il difensore avversario, tenerlo quindi sempre sugli attenti, e chiaramente quando si tenta tanto il dribbling poi magari si finisce anche per spingere all'errore l'avversario. Quindi da questo punto di vista calciatore, sicuramente un buon calciatore. Può essere utile all'Inter, perché è chiaro che la domanda che tutti si fanno, forse sì, però ci sono delle cose da sottolineare. Innanzitutto è un calciatore che può essere utile soltanto col cambio del sistema di gioco dal mio punto di vista, quindi 3-4-2-1, 4-3-2-1, ma deve essere utilizzato trequartista sinistro o da esterno. Non andrà preso poi adattarlo a fare la mezzala, il quinto, come è stato fatto un po' con Luis Enrique. Ecco, quello è un errore assolutamente da non ripetere. È un calciatore che comunque arriva da un campionato molto diverso, perché la Ligue 1 è meno tattica della Serie A, è un campionato in cui si gioca un calcio diverso, è un campionato in cui Luis Enrique per esempio aveva 1,5 dribbling riusciti a partita, per intenderci, e poi invece in Serie A fa tanta fatica. E quindi chiaramente sarebbe un calciatore da aspettare, da non caricare di pressioni, da non caricarlo di critiche magari dopo una o due prestazioni. Quindi sarebbe un buon acquisto? Secondo me sì, perché è un calciatore valido, rapido, che può portare comunque quella dose di imprevedibilità sulla tre quarti, solo però col cambio del sistema di gioco e dandogli il tempo di adattarsi ad un calcio diverso. Proseguiamo invece anche con gli altri articoli di giornata, per così dire. Ecco, prima di parlare di Inter-Lazio c'è un altro appunto. Si è parlato di Alaba e, come ha riportato Fabrizio Romano, è un nome che però è stato accostato all'Inter, è stato proposto, ma non interessa all'Inter per costi e per tenuta fisica. Andiamo invece sulla Gazzetta dello Sport, che titola Inter-Lazio partita doppia. Lautaro sempre titolare, Ciala niente da fare, Chivu doserà i minuti. Domani in A, mercoledì in Coppa Italia, a Roma il Toro è la certezza. E abbiamo poi anche le due probabili formazioni tra domani e mercoledì. Naturalmente Chivu dovrà gestire le energie, Lautaro Martinez però dovrebbe partire titolare in entrambe le partite. Domani con ogni probabilità giocherà un tempo o al massimo un'ora per poi essere sostituito da Thuram. Come vediamo la probabile formazione di domani? Innanzitutto spicca la presenza di Josep Martinez, dopo andremo a parlare anche del portiere in ottica futuro, e viene fatto un po' quello che è stato fatto anche prima della semifinale col Como, quindi Martinez titolare sia in Serie A sia poi in finale, visto che è stato il portiere di Coppa. Per il resto, ecco, domani Chivu dovrebbe optare per alcuni titolari che avranno bisogno di mettere minuti nelle gambe, quindi come detto Lautaro, Bissek, Bastoni. Poi ci sarà spazio per chi ne ha avuto meno nel corso della stagione e potrebbe mettersi in mostra. C'è il ballottaggio Acerbi De Vrij, a centrocampo spazio per Frattesi, Diouf dovrebbe essere il titolare a destra, Carlos Augusto a sinistra. Chiaramente c'è bisogno di far rifiatare qualcuno. Arriviamo al punto delle condizioni. Poi ovviamente mercoledì ci saranno tutti i titolari. Come vediamo spicca l'assenza di Çalhanoğlu e arriviamo proprio a quel punto. Çalhanoğlu non sarà a disposizione domani e ci sono seri rischi che possa saltare anche alla finale, perché non è al meglio fisicamente, difficilmente recupererà, e quindi Chivu dovrà ridisegnare il centrocampo, con ogni probabilità Zielinski come regista e Sušić da mezzala. Ecco, dovrebbe essere questa la formazione per la finale di mercoledì. Per quanto riguarda invece Luis Enrique, domani dovrebbe essere tra i convocati e dovrebbe essere a disposizione per la finale di Coppa Italia, naturalmente come alternativa, visto che poi tornerà Dumfries tra i titolari. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata, e c'è l'articolo del Corriere dello Sport. Come detto, parliamo anche di Martinez, del portiere, e leggiamo: adesso Martinez si è preso la porta, titolare in questo finale di stagione, l'anno prossimo partirà da numero 1. Con i soldi risparmiati l'Inter avrà risorse in più da destinare al sogno Nico Paz.
Naturalmente su Nico Paz abbiamo parlato tanto negli ultimi giorni, c'è comunque sempre la solita situazione con Real Madrid, il Real non vorrebbe comunque in ogni caso perdere il controllo. Josep Martinez però ha sempre più possibilità di rimanere da titolare il prossimo anno. Viene smentita ancora una volta la notizia di Tutto Mercato Web che riporta Filip Stankovic vicinissimo all'Inter. Il Corriere dello Sport la smentisce e dicendo che l'Inter andrà a cercare un secondo portiere di più di esperienza e più affidabile, ecco, uno di quelli che magari non deve ancora esplodere, un portiere magari anche già affermato, quindi qualcuno che possa dare sicurezza. Filip Stankovic non è che non può dare sicurezza, però è un portiere che ha bisogno di giocare e probabilmente, come abbiamo detto ieri, fare da secondo non farebbe né il bene dell'Inter, che comunque potrebbe veder anche svalutato o mai esplodere quel calciatore, e né il bene del ragazzo stesso. Bene, naturalmente continuare a puntare su Josep Martinez, anche e soprattutto perché il budget non sarà illimitato, quindi dove siamo coperti in alcuni ruoli in cui siamo coperti, bene evitare di fare degli investimenti. Andiamo anche all'ultimo articolo di Tutto Sport. Inter palestra strizza l'occhio. Dumfries ha una clausola di rescissione e mira alla Premier, può portare un bel gruzzolo per andare a discutere del terzino con la Dea. Leggiamo: il difensore del Cagliari in prestito dall'Atalanta è da tempo nel mirino dei campioni d'Italia che dovranno rivedere il reparto arretrato tra partenze e giocatori in scadenza. Nel calcio devi avere ambizioni che ti aiutano a diventare un top e il virgolettato. Palestra nell'articolo si dice pronto per fare il salto in una big. Naturalmente è però un calciatore che costa tanto, perché la valutazione dell'Atalanta sarà con ogni probabilità superiore ai 40 milioni. E ad oggi l'Inter tra l'altro è anche coperta in quel ruolo, perché c'è, almeno numericamente, c'è Dumfries, c'è Luis Enrique e addirittura c'è Diouf che Chivu vorrebbe utilizzare da esterno. Io personalmente non amo il quinto a piede invertito, però insomma Chivu anche domani dovrebbe utilizzarlo in quella posizione. E quindi quale sarebbe lo scenario per portare Palestra all'Inter? La cessione di Dumfries e probabilmente anche di Luis Enrique, perché Dumfries ha la clausola rescissoria e quindi se arrivano i 25 milioni l'Inter non può opporsi, ma l'Inter lo terrebbe volentieri. Per Luis Enrique invece il discorso è diverso, perché non si è mai integrato. Dovessero, almeno dal punto di vista tattico ovviamente parliamo, dovessero arrivare i 25 milioni del Bournemouth, quella che dalla Premier stavano arrivando anche a gennaio, ecco che l'Inter valuterebbe la cessione. A quel punto potrebbe cercare di puntare su Palestra, però poi è chiaro, viene la domanda, quindi ne togli due, prendi Palestra, ci sarebbe l'alternativa. A quel punto praticamente salirebbero le quotazioni di Diouf forse. Dal mio punto di vista vedo Palestra comunque un calciatore difficilmente raggiungibile per i costi alti, perché ci sarà tanta concorrenza. Ecco, mi aspetto un Atalanta che comunque parta sempre dalla solita valutazione di 45-50 milioni. È stato uno dei migliori esterni della Serie A, forse il migliore esterno destro, e quindi chiaramente sono cifre che in Italia si fa fatica a spendere, ma con ogni probabilità arriverà il club straniero, il club dalla Premier, che va a puntare su Palestra e che non ha problemi ad accontentare le richieste dell'Atalanta. Sarebbe un calciatore eccezionale, sarebbe un calciatore che potrebbe portare imprevedibilità, il dribbling, anche rimanendo con lo stesso sistema di gioco, e quindi portare imprevedibilità senza passare al 3-4-2-1, al 3-4-3-2-1, ma rimanendo col 3-5-2. Ecco, Palestra è un quinto perfetto, perché ha fisicità all'1 contro 1, alla fase di non possesso. Il problema però sono i costi, e naturalmente senza determinate uscite, in primis quella di Dumfries, difficilmente l'Inter può puntare su Palestra, visto che comunque ci sono anche altre priorità di mercato: il difensore o i difensori centrali, il centrocampista, il sogno Nico Paz, che per me sembra remoto, però insomma se ne parla tanto e quindi l'Inter potrebbe sfruttare l'eventuale possibilità. Insomma, ad oggi, secondo me, Palestra è un nome molto difficile da raggiungere. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia per quanto riguarda il caso arbitrale, quindi con Schenone che parlerà oggi, sia per quanto riguarda, ecco, il calciomercato, il nome di Fernandez Pardo, le altre situazioni, quindi il nome di Palestra, e naturalmente su tutto ciò che riguarda il mondo Inter. E come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.